In questo video voglio portarvi all'interno di uno, se non l'allenatore più vincente di sempre nell'ambito natatorio, ovvero Bob Bowman, e cercheremo di andare a scoprire un pochino più nel dettaglio come allena, quali sono le sue strategie e come noi nel nostro piccolo possiamo eventualmente prenderne spunto. Bob Bowman è l'attuale allenatore di Texas University, con la quale ha firmato un contratto veramente assurdo, pari a 2,75 milioni per 6 anni, quindi circa 400-450 mila euro l'anno, più tutti i bonus legati alle prestazioni. Bob in realtà è lo storico allenatore di Michael Phelps, che l'ha guidato e l'ha portato a tutti i suoi successi olimpici, diventando ovviamente il nuotatore più forte di sempre e anche lo sportivo più medagliato a livello olimpico. Ma non solo, anche perché durante la sua carriera ha allenato nuotatori veramente importanti e attualmente ha sotto di sé forse l'atleta più vicino a Michael Phelps, ovvero Leon Marchand, che addirittura ha battuto i record del mondo appartenenti proprio a Michael Phelps, ad esempio sul 400 misti, ma diciamo è attualmente il nuotatore più forte che c'è al mondo. Ma non solo lui, infatti ha portato alla vittoria olimpica Humbert Kos, nuotatore ungherese che in realtà ha preso medaglia anche nei 200 misti, oltre appunto all'oro olimpico sul 200 dorso. Shane Casas, anche lui medagliato a questi mondiali nei 200 misti con un tempo veramente importante, sesta prestazione di sempre sui 200 misti in 1,55 e 1 se non erro. Perché vi ho menzionato questi tre? Perché questi tre, quindi Leon Marchand, Humbert Kos e Shane Casas, hanno ottenuto tutte e tre il podio nei 200 misti, un qualcosa di abbastanza singolare, proprio perché di tre nazionalità diverse ma tutti e tre allenati dallo stesso allenatore. Ovviamente Bob non ha allenato solo e soltanto loro, basti pensare che alle Olimpiadi di Parigi ha ottenuto con i suoi atleti ben 18 medaglie olimpiche, di cui 7 ori, e tra gli atleti che ha avuto l'opportunità di allenare ci sono Chase Kelitz, oro olimpico sui 400 misti a Rio 2016, Luca Orlando, 200 delfinista che ha ottenuto l'oro a Singapore quest'anno con la quarta prestazione di sempre nel 200 delfino, Luke Hobson, detentore del record del mondo sui 200 stile libero in vasca corta, Ilya Karun, 2 bronzi olimpici nei 100 e nei 200 delfino, Regan Smith, dorsista e delfinista americana veramente eccezionale con un sacco di medaglie a livello olimpico e mondiale, Simon Manuel, oro olimpico nei 100 stile libero e argento nei 50 a Rio 2016, ma anche Allyson Smith, anche lei oro olimpico a Londra però, e ha avuto l'opportunità in passato anche di allenare Yannick Agnel, anche lui oro olimpico a Londra sui 200 stile libero, ma in realtà tantissimi altri campioni olimpici in staffetta e in gare individuali, un qualcosa di assurdo e mai visto prima d'ora nel nuoto, e questo probabilmente giustifica il contratto milionario. Quindi però cerchiamo di entrare un pochino più all'interno della filosofia e metodologia di allenamento di Bob Bowman, un allenatore, come ho detto, eccezionale, sul quale ho voluto però documentarmi per cercare di capire un po' di più. Quello che mi è saltato subito all'occhio, consultando alcuni documentari e leggendo anche il suo libro, è che ha una filosofia di allenamento abbastanza particolare, che prevede comunque sia sempre una buona dose di divertimento, di energia, cercando di essere sempre motivato, perché appunto secondo lui questo aiuta anche gli atleti a essere lo stesso, quindi più sono divertito, più sono motivato, più che anche i miei atleti potranno esserlo. Questo è un po' il suo approccio. Ovvio però che, come lui stesso afferma, non mancano momenti in cui avere delle conversazioni dure, dirette, crude, e in quell'occasione certamente ha la capacità di ottenere la massima attenzione da parte dei propri atleti, e come dichiarano però gli atleti stessi, senza forzare, senza mai urlare, senza mai sgridare. E questa è forse una delle sue più grandi qualità. Vede inoltre l'allenamento come un processo educativo,
quindi utilizzare il nuoto, imparare tramite le lezioni ottenute dal nuoto per poi portarsele al di fuori nella vita di tutti i giorni. È un qualcosa di molto importante e che permette di crescere non soltanto atleti, ma uomini e donne che poi potranno emergere non solo per le loro capacità fisiche, ma anche quelle relazionali o banalmente anche proprio di approccio, che è uno degli elementi più importanti per Bob. Infatti la sua metodica di allenamento cerca di focalizzarsi proprio anche su tutti quelli che sono gli elementi che gli atleti possono controllare, quindi focalizzarsi su come gestire l'allenamento, che cosa fare durante l'allenamento, come interpretare l'allenamento, come gestire la parte tattica di gara, come approcciarsi alla gara dal punto di vista caratteriale, quindi anche mentale, come si nuota, quindi un importante focus sulla parte tecnica. Così facendo, secondo Bob, lavorando ogni giorno su tutti quelli che sono gli elementi che l'atleta può controllare e non focalizzandosi sugli elementi che però non può controllare, certamente secondo lui può portare alla buona riuscita e quindi anche a degli ottimi risultati, lavorando ovviamente duramente ogni giorno. In tutto questo c'è una grossa dose di pazienza che ha nell'attendere i risultati, che devono arrivare solo e soltanto nel momento in cui si è deciso che questi debbano arrivare, quindi nell'appuntamento target, senza rincorrere o fare stravolgimenti dell'ultimo minuto. E l'esempio più lampante di tutto questo sono state le Olimpiadi Parigi 2024 con Léon Marchand, dove infatti, secondo le stesse ammissioni dell'allenatore, nelle settimane e mesi precedenti non ha mai dimostrato un picco di forma esagerato e che però nel momento importante è andato forte ed ha raccolto degli incredibili risultati. Entriamo però adesso un pochino più nel merito del metodo di allenamento, che è una combinazione, come lui stesso dice, tra scienza ed interpretazione. Quindi ovviamente nella stesura del programma vengono analizzati tutti quelli che possono essere gli obiettivi e di conseguenza stipulato il migliore allenamento in funzione della tipologia di gare che uno deve andare a preparare, quindi scienza e fisiologia che sono a supporto ovviamente della parte metodologica dell'allenamento, che però da sola, secondo Bob, va veramente poco lontano. Come infatti nel mondo musicale, a cui lui è veramente molto affine, serve una corretta interpretazione. Quello infatti che lui dice è che, portando un po' il paragone dell'ambito musicale, quindi nella creazione di una composizione, sì, ci deve essere un corretto spartito musicale, ma poi l'interpretazione è ciò che realmente fa la differenza, ed è qua dove fa effettivamente la differenza durante l'allenamento, richiedendo ai suoi stessi atleti la più precisa possibile interpretazione rispetto a quelle che sono le richieste dell'allenatore, cercando sempre di spingere oltre i propri atleti. E qua è anche doveroso fare un appunto su quello che lui stesso ammette. Non è solo e soltanto l'allenamento che fa la differenza, ma è in primis, come ho detto ora, come viene interpretato l'allenamento e poi ovviamente anche chi interpreta l'allenamento. Nel caso appunto di queste dichiarazioni dice: io posso fornire a tutti gli atleti gli allenamenti stessi che hanno portato a Phelps i più grandi risultati a livello mondiale, ma probabilmente anche in tanti non otterranno nessun beneficio. All'interno dei suoi allenamenti ho visto esserci una buona individualizzazione, ma neanche estrema. Infatti ciò che ho visto è che c'è una macro suddivisione del gruppo tra atleti che fanno middle distance, quindi distanze di mezzo fondo, e velocisti. Da qua poi viene individualizzato l'allenamento in funzione appunto degli obiettivi e delle gare, e poi però ogni singolo atleta va a fare quello che fa il gruppo di appartenenza, ricevendo però ovviamente indicazioni mirate dal punto di vista tecnico e interpretativo. Un aneddoto curioso che ho visto è che Bob è solito riunire tutti gli atleti prima dell'allenamento, consegna loro il foglio dell'allenamento e spiega con tutti gli atleti intorno a sé, con l'allenamento in mano, cosa dovranno andare a fare e soprattutto come dovranno interpretare questo allenamento.
Voglio portarvi però quindi anche all'interno di 3 allenamenti concreti di Bob Bowman che ha somministrato ovviamente ai propri atleti. Il primo è un allenamento abbastanza particolare. Infatti propone 4 serie di un 50 gambe con ripartenza a 1 minuto, un 100 esercizi con ripartenza a 2 minuti, un 150 forte con ripartenza a 3 minuti e un 200 piano con ripartenza a 4 minuti. Appunto tutto questo ripetuto 4 volte. Per poi proporre 6 volte 50 facile, 50 forte, in una metodica abbastanza particolare che lui definisce bank open, ovvero 2 minuti, dove uno può gestirseli come più preferisce all'interno di questi 2 da 50. Quindi può scegliere di ripartire subito dopo il primo 50 piano per fare quello forte e di conseguenza magari recuperare qualche secondo di recupero dopo il 50 forte o viceversa. Un allenamento che ha di base comunque sia una forte parte di intensità alternata a una buona dose di nuoto in aerobico, quindi un nuoto lento, ma anche di gambe esercizi come abbiamo visto. Un altro allenamento molto particolare che ho trovato e sul quale voglio un attimo soffermarmi è infatti quello che lui definisce color training. Questo allenamento in questo caso prevede 4 volte 150 metri in green zone, 3 volte 200 metri in yellow zone e 2 volte 300 metri in red zone, 30 secondi di riposo e poi 6 da 100 green zone, 4 da 100 yellow zone e 2 da 100 red zone. Cosa vuol dire? Queste zone indicano le zone di frequenza cardiaca. Infatti la frequenza cardiaca in questo allenamento è il parametro che gli atleti devono monitorare. Infatti nella green zone, secondo quanto chiarisce Bob, devono rimanere all'interno di una frequenza cardiaca tra i 132 e i 144 battiti, in yellow zone invece tra i 150 e i 165, mentre in red zone tra i 165 e i 180 battiti al minuto. Questo è importante perché ovviamente va ad individualizzare l'allenamento in funzione a quelle che sono le risposte organiche del nostro corpo. È un qualcosa di molto importante e che poi rende anche gli atleti stessi abili nel saper dosare le proprie energie e talvolta anche a non strafare, ma basarsi su quelle che sono le proprie sensazioni. Terzo allenamento, 3 serie di un 200 aerobico, un 150 aerobico, 50 forte, un 150 aerobico, un 100 aerobico, 2 da 50 forte e poi un 100 aerobico e 3 da 50 forti. Tutto appunto per 3 volte, dove il recupero poi tra i 50 forte sarà ad aumentare. Infatti sarà un pochino più stringente nella prima serie e nelle serie successive sarà un pochino più agevole, incrementando di 5 secondi ogni serie. 45, 50, 55. La ripartenza aerobica in questo lavoro è abbastanza stretta da parte degli atleti e successivamente però devono esprimere uno sforzo massimale di 50 o 2 da 50 o 3 da 50, sicuramente non facile da gestire. Come abbiamo visto un po' in tutti questi 3 allenamenti, abbiamo molte variazioni di ritmo. Infatti Bob solitamente è abituato a fare allenamenti dove si alternano fasi di nuoto in aerobico a bassa intensità a parti dove in realtà si spinge molto forte e si cerca di portare un po' il nostro corpo al limite. E questa è un po' la chiave di lettura dei suoi allenamenti, quindi allenamenti scomodi, sfidanti, che cercano anche di mettere pressione un po' agli atleti, proprio per cercare di performare al massimo anche durante l'allenamento, facendo allenamenti ad alta intensità con però recuperi molto stretti. Un ruolo chiave all'interno dell'allenamento di Bob, lo è stato tantissimo per Michael Phelps ma anche per gli atleti attuali, è l'allenamento delle gambe, che ricopre sempre uno spazio molto importante, sia effettuato tramite classica tavoletta ma anche in verticale, anche con l'utilizzo di sovraccarichi come dei banali pesi da abbracciare durante l'esecuzione del cosiddetto vertical kick. Più in generale l'allenamento di Bob non ha una vera e propria classificazione, non ha un vero e proprio metodo
metodo che cerca sempre di seguire, ma è un po' un'alternanza di quello che lui definisce capacity versus utilization, ovvero alternare allenamenti dove in realtà si va a lavorare su componenti generali che sembrano non essere specificatamente funzionali per la gara che si deve andare ad eseguire, quindi lavori un pochino più lunghi, un pochino più noiosi, un pochino meno anche stimolanti, per poi al contrario lavorare tramite allenamenti specifici su quelle che sono poi le caratteristiche specifiche di ogni gara da preparare, con lavori più intensi, a più alta intensità e che vanno a simulare appunto la competizione. Ultimo aspetto fondamentale per Bobo Bowman è l'aspetto mentale, un qualcosa che lui mette in prima linea, proprio perché serve per costruire un atleta forte, ma soprattutto un atleta vincente e dominante. Infatti all'interno di tutti i suoi allenamenti cerca di sfidare e mettere sotto pressione gli atleti, soprattutto tra loro, avendo ovviamente poi a sua disposizione un roster di atleti di alto livello che fa proprio sfidare durante il lavoro centrale di ogni allenamento. Quello che infatti ho visto è che è lui stesso che sceglie la disposizione in vasca e quindi anche la corsia di assegnazione per ogni atleta, proprio per metterli uno contro l'altro, e questo è un qualcosa che porta gli atleti a spingersi sempre oltre, ma ovviamente a doversi confrontare e performare sempre anche contro gli avversari, ed è un qualcosa che porta gli atleti anche ad abituarsi un pochino di più a tutto questo e quindi anche al contesto di gara. Un altro principio che porta sempre avanti è il principio di comfortable with being uncomfortable, quindi lavorare sull'atleta tramite serie veramente molto importanti, molto stancanti, molto sfidanti, per abituarli a una situazione di difficoltà, di stanchezza, di distruzione che poi per loro dovrebbe diventare normalità, quindi abituarli a soffrire per poi quando dovranno soffrire veramente in gara, ecco che questo potrà essere sicuramente gestito meglio da parte degli atleti. Un aneddoto interessante fu portato proprio da Michael Phelps, dove lui stesso dichiarava che talvolta venivano proposti degli allenamenti veramente incredibili con volumi o intensità assurde che soltanto al momento della lettura sembrava impossibile riuscire a portare al termine, ma quella era una sfida che proponeva Bobo Bowman nei confronti degli atleti proprio per vedere anche il loro approccio mentale, sfidarli anche soltanto a terminare l'allenamento magari con il corpo completamente distrutto, ma con la testa che cercava di prevaricare sul dolore corporeo. Anche lo stesso Leon Marchand ha ammesso l'importanza dell'allenamento mentale, che lui stesso ha intrapreso e ha intrapreso anche in modo ancora più approfondito con uno specifico mental coach. Infatti è molto comune vedere Leon anche prima degli appuntamenti importanti in camera di chiamata effettuare esercizi di respirazione che per sua ammissione hanno drasticamente cambiato il suo modo di performare, in particolare post-Covid. Infatti esegue tanti esercizi di respirazione, di concentrazione e di visualizzazione per isolarsi da tutto ciò che lo circonda, dagli avversari, dalle pressioni, dal pubblico, pensare esclusivamente, come lui stesso dice, alla sua corsia, a se stesso, a come deve nuotare e anche a come deve interpretare la gara dal punto di vista tattico. Un qualcosa che nel nuoto fa tanta differenza, visto che poi gli sforzi sono molto ristretti e l'aspetto mentale è molto importante e va a determinare anche i risultati. L'approccio di Bob è veramente molto particolare, ovviamente per atleti molto particolari, fenomeni, e che è difficilmente replicabile con atleti comuni. Però se c'è una dichiarazione che mi ha lasciato positivamente colpito e che rispecchio e vedo molto anche nel nostro stesso approccio, è che se si vuole lavorare dal punto di vista tecnico bisogna lavorare con gradualità, con calma, concentrandosi su singoli aspetti senza però stravolgere tutto e subito. Un qualcosa che anche noi stessi cerchiamo di applicare ogni giorno nel nostro lavoro. Io spero che questo video, un pochino diverso dal solito e soprattutto per la prima volta incentrato su un allenatore, possa esservi piaciuto. Ho cercato di documentarmi, approfondire un tema spesso anche sottovalutato, ovvero di chi porta gli atleti al vertice e ai loro più grandi successi, e quindi spero che questo possa esservi piaciuto. C'è stato tanto lavoro dietro, quindi vi chiedo di supportare questo video con un bel mi piace, ma soprattutto iscriverti a questo canale se non l'hai ancora fatto per non perderti altri video come questi inerenti al mondo del nuoto. Anche per oggi è tutto, ci vediamo settimana prossima come sempre con un altro video. Ciao!